Lezione 1. Posso uscire presto dal lavoro oggi? Posso uscire presto dal lavoro oggi? Perché vuoi partire presto? Ho un appuntamento dal medico questo pomeriggio. È urgente? Sì, è importante per la mia salute. Ok, capisco. Hai finito i tuoi compiti per oggi? Sì, ho completato tutto. Ottimo. Allora puoi partire presto. Grazie. Lo apprezzo. Nessun problema, abbi cura di te. Lo farò. Ci vediamo domani. Lezione 2. Posso usare la stampante nel nostro ufficio? Posso usare la stampante nel nostro ufficio? Cosa devi stampare? Ho un documento importante. È urgente? Sì, mi serve per una riunione. Bene, vai avanti e usa la stampante. Grazie. Lo apprezzo. Nessun problema, ricordati solo di riempire la carta se la esaurisci. Certo, mi assicurerò di farlo. Buono. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto. Lo farò. Grazie ancora. Siete i benvenuti. Lezione 3. Puoi consigliare un buon piano assicurativo di viaggio? Puoi consigliarmi un buon piano assicurativo di viaggio? Certo. Di che tipo di copertura hai bisogno? Sto partendo per un viaggio all'estero e desidero una copertura completa. Per quanto tempo viaggerai? 2 settimane. Ok, suggerisco di dare un'occhiata all'assicurazione di viaggio XYZ. Offrono piani completi per i viaggi internazionali. Sono affidabili? Sì, hanno una buona reputazione e recensioni positive. Cosa include la loro copertura? Include spese mediche, annullamento o interruzione del viaggio, perdita del bagaglio e assistenza di emergenza. Sembra fantastico. Quanto costa? Dipende dalla copertura e dalla destinazione. Puoi ottenere un preventivo online. Va bene, gli darò un'occhiata. Grazie per la tua raccomandazione. Siete i benvenuti. Buon viaggio sicuro e piacevole. Grazie. Lezione 4. Posso lavorare da casa di tanto in tanto? Posso lavorare da casa di tanto in tanto? Qual è il motivo per cui vuoi lavorare da casa? La trovo più comoda e produttiva. Con che frequenza vuoi lavorare da casa? Forse 1 o 2 volte a settimana. Ne hai parlato con il nostro manager? Non ancora, volevo prima sapere la tua opinione. Penso che valga la pena parlarne con il nostro manager. Pensi che sarebbero aperti all'idea? Dipende dalla natura del tuo lavoro e dalle politiche aziendali. Pianificherò un incontro per discuterne con il nostro manager. Sembra un buon piano. Buona fortuna. Grazie per il tuo contributo. Lo apprezzo. Nessun problema, fammi sapere come va. Lo farò. Grazie ancora. Siete i benvenuti. Lezione 5. Posso portare il mio animale domestico sull'aereo? Posso portare il mio animale domestico sull'aereo? Dipende dalla politica della compagnia aerea.
Sai se accettano animali domestici? Alcune compagnie aeree lo fanno, ma ci sono delle restrizioni. Che tipo di restrizioni? Di solito, gli animali domestici devono essere trasportati in un trasportino e rispettare i limiti di C'è un dimensioni e costo peso. aggiuntivo? Sì, di solito c'è una tassa per portare un animale domestico. Posso portare il mio animale domestico in cabina? Dipende dalla taglia del tuo animale domestico e dalle regole della compagnia aerea. Cosa succede se il mio animale domestico è troppo grande per la cabina? In tal caso, potrebbe essere necessario viaggiare nella stiva. È sicuro per gli animali domestici viaggiare nella stiva? Le compagnie aeree adottano precauzioni per garantire la propria sicurezza, ma comportano dei rischi. Verificherò con la compagnia aerea prima di fare qualsiasi piano. Questa è una buona idea. Assicurati di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Grazie per l'aiuto e i consigli. Siete i benvenuti. Fammi sapere se hai altre domande. Lo farò. Grazie ancora. Nessun problema. Lezione 6. Posso spegnere le luci quando esco dall'ufficio? Posso spegnere le luci quando esco dall'ufficio? Ci sono altre persone che lavorano ancora? No, se ne sono andati tutti. Allora va bene spegnere le luci. Devo spegnere tutte le luci o solo nella nostra zona? Solo nella nostra zona è sufficiente. C'è un interruttore specifico che dovrei usare? L'interruttore principale vicino all'uscita dovrebbe funzionare. E le luci del corridoio? Lasciali accesi per sicurezza. Ho capito. Mi assicurerò di spegnere le luci della nostra zona. Ottimo, grazie per aver prestato attenzione al risparmio energetico. Siete i benvenuti. È importante risparmiare elettricità. Assolutamente. Vi auguro una buona serata. Anche tu. Lezione 7. Puoi suggerire modi per risparmiare energia a casa? Puoi suggerire modi per risparmiare energia a casa? Certo. Ecco alcune idee. Per favore, vai avanti. Spegnere le luci quando non vengono utilizzate. Che ne dici di usare lampadine a basso consumo energetico? Sì, anche questa è una buona idea. Qualche consiglio per ridurre i costi di riscaldamento e raffreddamento? Usa un termostato programmabile e isola la tua casa. E gli elettrodomestici? Qualche suggerimento? Scegli elettrodomestici ad alta efficienza energetica e scollega l'elettronica quando non in uso. Qualche altro consiglio che puoi condividere? Usa la luce naturale durante il giorno e lava i vestiti in acqua fredda. Questi sono ottimi suggerimenti. Grazie. Siete i benvenuti. Piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza. Inizierò subito a implementare questi suggerimenti. Questo è eccellente. Buona fortuna con i tuoi sforzi per il risparmio energetico. Grazie, Anna. Ti auguro una splendida giornata. Anche tu, John. Lezione 8. Posso usare l'auto aziendale per una faccenda personale? Posso usare l'auto aziendale per una faccenda personale? Che tipo di commissione personale devi svolgere? Devo andare a fare la spesa. È un'emergenza o può aspettare? Può aspettare, ma sarebbe comodo usare l'auto aziendale.
Hai verificato la politica aziendale sull'uso personale dell'auto? Non ancora, volevo prima sapere la tua opinione. Penso che sia meglio seguire la politica e utilizzare l'auto solo per scopi commerciali. Capisco. Farò degli accordi alternativi. Questa è una buona idea. È importante rispettare le politiche aziendali. Grazie per la tua guida. Nessun problema, fammi sapere se hai bisogno di assistenza. Lo farò. Grazie ancora. Siete i benvenuti. Lezione 9. Posso viaggiare in un altro paese senza conoscere la lingua? Posso viaggiare in un altro paese senza conoscere la lingua? Può essere difficile, ma è possibile. Quanto sarebbe difficile comunicare? Dipende dal paese e dalla disponibilità di persone che parlano inglese. Devo imparare alcune frasi di base prima di viaggiare? Sì, imparare alcune frasi chiave può essere utile. Cosa succede se mi perdo o ho bisogno di aiuto? Puoi utilizzare app di traduzione o chiedere assistenza all'agente del posto o ai centri di informazione turistica. Limiterà le mie esperienze se non parlo la lingua? Potrebbe limitare alcune interazioni, ma ci sono ancora molti modi per godersi l'esperienza di viaggio. Qualche altro consiglio per viaggiare all'estero? Ricerca le usanze locali e sii rispettoso della cultura. È un buon consiglio. Lo terrò a mente. Buon viaggio e abbraccia l'avventura. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo consiglio. Siete i benvenuti. Viaggi sicuri. Lezione 10. Posso portare la bicicletta in ufficio? Posso portare la bicicletta in ufficio? C'è un'area dedicata per le biciclette? Sì, c'è un portabiciclette all'esterno dell'edificio degli uffici. Hai controllato la politica dell'ufficio sul trasporto delle biciclette? Non ancora, volevo prima sapere la tua opinione. Penso che sia consentito purché non causi disagi o problemi di sicurezza. Mi assicurerò di bloccarlo in modo sicuro. Questo è importante per prevenire i furti. Fai attenzione anche agli altri che usano il portabiciclette. Assolutamente, sarò premuroso. Grazie per il tuo contributo. Siete i benvenuti. Goditi i tuoi spostamenti in bicicletta. Grazie, Anna. È un ottimo modo per rimanere attivi. Sono d'accordo. Ti auguro una giornata produttiva. Anche tu. Lezione 11. Posso effettuare il check-in online per il mio volo? Posso effettuare il check-in online per il mio volo? Sì, la maggior parte delle compagnie aeree offre il check-in online. Quando posso effettuare il check-in online? Di solito, è possibile effettuare il check-in 24 ore prima del volo. Devo stampare la mia carta d'imbarco? Non necessariamente. Spesso puoi mostrarne una copia digitale sul telefono. Ci sono dei vantaggi nel fare il check-in online? Può farti risparmiare tempo in aeroporto e permetterti di scegliere il posto in anticipo. Posso effettuare il check-in online se ho bagagli da imbarcare? Sì, di solito puoi effettuare il check-in online anche se hai registrato il bagaglio. È necessario arrivare in aeroporto in anticipo se ho effettuato il check-in online? Si consiglia comunque di arrivare presto per consentire la sicurezza e altre procedure. Bene, farò il check-in online per il mio volo.
Questa è una buona idea. Buon viaggio. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Nessun problema, viaggi sicuri. Lezione 12. Puoi consigliare un buon sistema di sicurezza domestica? Puoi consigliarmi un buon sistema di sicurezza domestica? Certo. Stai cercando un tipo specifico di sistema di sicurezza? Voglio qualcosa di affidabile e facile da usare. Hai preso in considerazione un sistema di sicurezza wireless? Sembra comodo. Ci sono marchi specifici che mi consigliate? Adit e Rings sono marchi famosi e affidabili. Quali caratteristiche devo cercare in un sistema di sicurezza domestica? Cerca funzionalità come sensori di movimento, videosorveglianza e accesso remoto. Che ne dici di servizi di monitoraggio professionali? È una buona opzione per una maggiore tranquillità, ma prevede una tariffa mensile. Che mi dite dell'installazione? Posso farlo da solo? Molti sistemi wireless sono progettati per l'installazione fai da te. Questo è grandioso. Esaminerò i sistemi ADT e Ring. Grazie per la tua raccomandazione. Siete i benvenuti. Rimanete sicuri e protetti. Grazie, Anna. Ti auguro una splendida giornata. Anche tu, John. Lezione 13. Posso portare il mio pranzo in ufficio? Posso portare il mio pranzo in ufficio? Sì, puoi portare il tuo pranzo. C'è un'area dedicata per mangiare? Abbiamo una sala relax dove puoi pranzare. Ci sono restrizioni sui tipi di cibo che posso portare? È meglio evitare cibi dall'odore intenso per rispetto verso gli altri. Devo portare i miei utensili e contenitori? Sì, è una buona idea portare i propri utensili e contenitori riutilizzabili. Posso usare il frigorifero dell'ufficio per conservare il mio pranzo? Sì, puoi usare il frigorifero, ma assicurati di etichettare il cibo. Che ne dici di riscaldarmi il pranzo in ufficio? Abbiamo un forno a microonde disponibile per tutti. Questo è comodo. Grazie per l'informazione. Siete i benvenuti. Goditi il tuo pranzo fatto in casa. Grazie, Anna. È più salutare ed economico. Sono d'accordo. Ti auguro una giornata produttiva. Anche tu. Lezione 14. Puoi prenotare un volo per me? Puoi prenotare un volo per me? No, non posso prenotare voli direttamente. Allora puoi aiutarmi a trovare le opzioni di volo? Sì, posso aiutarti in questo. Di quali informazioni hai bisogno da me? Avrò bisogno dei tuoi aeroporti di partenza e di destinazione, delle date di viaggio, e di eventuali preferenze specifiche. Voglio volare da New York a Los Angeles la settimana prossima. Bene, cercherò i voli in partenza da New York per Los Angeles la prossima settimana. Ci sono compagnie aeree specifiche che consigliate? Dipende dalle tue preferenze e dal tuo budget. Posso fornire alcune opzioni popolari. Sarebbe utile. Grazie per l'assistenza. Siete i benvenuti. Lascia che trovi le migliori opzioni di volo per te. Prenditi il tuo tempo. Apprezzo il tuo aiuto. Ti risponderò presto con le opzioni.
Lezione 15. Posso dipingere le pareti del mio appartamento? Posso dipingere le pareti del mio appartamento? Dipende dal contratto di locazione. Esiste una politica specifica per quanto riguarda la pittura? Alcuni proprietari lo consentono con il permesso, mentre altri no. Devo chiedere il permesso al padrone di casa? Sì, è meglio verificare con il padrone di casa prima di apportare modifiche. E se volessi personalizzare il mio spazio? Puoi prendere in considerazione opzioni temporanee come carta da parati rimovibile o adesivi murali. Esistono restrizioni sui colori o sulle finiture? Alcuni proprietari potrebbero avere preferenze o restrizioni, quindi è importante chiarire. Dovrò ridipingere prima di trasferirmi? In molti casi, potrebbe essere necessario riportare le pareti al loro colore originale. Questo ha senso. Contatterò il mio padrone di casa per chiarimenti. Questa è una buona idea. È sempre meglio avere una comunicazione chiara. Grazie per il consiglio, Anna. Siete i benvenuti. Spero che possiate far sentire il vostro appartamento come a casa. Anche io. Vi auguro una buona giornata. Anche tu, John. Lezione 16. Posso avere una piccola pianta in vaso sulla scrivania? Posso avere una piccola pianta in vaso sulla scrivania? Dipende dalla politica dell'ufficio in materia di oggetti personali. Esiste una regola specifica sulle piante? Alcuni uffici lo consentono, mentre altri potrebbero avere delle restrizioni. Devo chiedere il permesso al mio supervisore? Sì, è meglio verificare con il proprio supervisore o il reparto risorse umane. Ci sono dei vantaggi nell'avere una pianta alla mia scrivania? Le piante possono migliorare la qualità dell'aria e creare un ambiente di lavoro più piacevole. E se non ho il pollice verde? Esistono piante che richiedono poca manutenzione e sono facili da curare, come le piante grasse. Sarò responsabile dell'irrigazione e della manutenzione della pianta? Sì, sarebbe tua responsabilità prenderti cura della pianta. Posso scegliere qualsiasi tipo di pianta per la mia scrivania? È meglio scegliere una pianta adatta agli ambienti interni. Chiederò il permesso al mio supervisore e sceglierò un impianto che richiede poca manutenzione. Sembra un buon piano. Divertiti ad avere un po' di verde sulla tua scrivania. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo consiglio. Siete i benvenuti. Ti auguro una giornata produttiva. Anche tu. Lezione 17. Posso usare una VPN per proteggere la mia rete domestica? Posso usare una VPN per proteggere la mia rete domestica? Sì, l'utilizzo di una VPN può migliorare la sicurezza della rete domestica. Come funziona una VPN? Una VPN crittografa la tua connessione internet, rendendola più sicura e privata. Posso usare qualsiasi servizio VPN? È importante scegliere un provider VPN affidabile per una maggiore sicurezza. L'uso di una VPN rallenterà la mia velocità di internet? Potrebbe ridurre leggermente la velocità di internet, ma dipende dalla VPN e dalla connessione. Ci sono impostazioni specifiche che devo configurare? Dovrai installare il software, app, VPN e seguire le istruzioni di configurazione. Posso usare una VPN su tutti i miei dispositivi? La maggior parte dei provider VPN offre app compatibili con diversi dispositivi. Una VPN proteggerà tutte le mie attività online?
Una VPN può crittografare il tuo traffico internet, fornendo protezione per la maggior parte delle attività online. Ci sono aspetti negativi nell'usare una VPN? Alcuni siti web o servizi potrebbero bloccare le connessioni VPN, e potrebbero essere previsti costi di abbonamento. Cercherò dei provider VPN affidabili per la mia rete domestica. Questa è una buona idea. Rimani sicuro e protetto. Grazie, Anna. Apprezzo la tua guida. Siete i benvenuti. Vi auguro una buona giornata. Anche tu. Lezione 18. Posso lasciare il mio laptop in carica durante la notte? Posso lasciare il mio laptop in carica durante la notte? In genere è sicuro lasciare il laptop in carica durante la notte. Ci sono dei rischi? Il rischio di sovraccarico è minimo, ma la maggior parte dei laptop dispone di protezioni integrate. Lasciarlo collegato può influire sulla durata della batteria? La ricarica continua può ridurre leggermente la durata complessiva della batteria. Devo scollegarlo una volta che è completamente carico? Si consiglia di scollegarlo una volta raggiunto il 100% per evitare il sovraccarico. Posso usare il mio laptop mentre è collegato? Sì, puoi utilizzare il laptop mentre è in carica senza problemi. È meglio usare un limitatore di sovratensione? L'uso di un dispositivo di protezione da sovratensioni può fornire una protezione aggiuntiva per il laptop. Cosa succede se devo lasciarlo in carica per un periodo prolungato? Se è necessario lasciarlo in carica per un lungo periodo, scollegare e scaricare periodicamente la batteria. Farò attenzione a come carico il mio laptop. Grazie per il consiglio. Siete i benvenuti. Prenditi cura del tuo laptop e divertiti a usarlo. Grazie, Anna. Ti auguro una splendida giornata. Lezione 19. Posso usare una rete Wi-Fi pubblica in modo sicuro? Posso usare una rete Wi-Fi pubblica in modo sicuro? Le reti Wi-Fi pubbliche possono essere rischiose, ma è possibile adottare alcune precauzioni. Quali sono i rischi dell'utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche? Gli hacker possono potenzialmente intercettare i tuoi dati e accedere a informazioni sensibili. Come posso proteggere i miei dati sulle reti Wi-Fi pubbliche? L'utilizzo di una rete privata virtuale, VPN, può crittografare la connessione e migliorare la sicurezza. Ci sono altre precauzioni che devo prendere? Evita di accedere a informazioni sensibili o di effettuare transazioni finanziarie su reti Wi-Fi pubbliche. Posso fidarmi di tutte le reti Wi-Fi pubbliche? È meglio utilizzare reti affidabili provenienti da strutture affidabili. Cosa succede se non ho accesso a una VPN? Puoi prendere in considerazione l'utilizzo dei tuoi dati mobili o di uno hotspot personale per una connessione più sicura. Ci sono segni di una rete Wi-Fi non sicura? Se il nome della rete sembra sospetto o non contiene alcuna password, è meglio evitarlo. Sarò cauto quando utilizzo una rete Wi-Fi pubblica e prenderò in considerazione l'utilizzo di una VPN. Questo è un approccio intelligente. Stai al sicuro e proteggi i tuoi dati. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo consiglio. Siete i benvenuti. Vi auguro una buona giornata. Anche tu. Lezione 20. Posso portare la mia tazza nella macchina da caffè dell'ufficio? Posso portare la mia tazza nella macchina da caffè dell'ufficio? Sì, puoi portare la tua tazza da utilizzare con la macchina da caffè dell'ufficio. È consentita una dimensione o un tipo di tazza specifici? Finché si inserisce sotto la macchina da caffè, puoi usare la tazza che preferisci.
Devo lavare la tazza da solo? Sì, è tua responsabilità lavare la tua tazza dopo l'uso. Posso usare la lavastoviglie da ufficio per la mia tazza? Alcuni uffici dispongono di una lavastoviglie per le tazze, ma è meglio consultare i colleghi o le linee guida dell'ufficio. Esistono restrizioni sull'uso di tazze personali? È importante essere premurosi e non usare tazze altrui senza permesso. Posso portare una tazza da viaggio con coperchio? Sì, una tazza da viaggio con coperchio può essere una scelta conveniente per l'ufficio. Usare la mia tazza farà risparmiare sui bicchieri di carta? Sì, usare la propria tazza aiuta a ridurre gli sprechi di bicchieri usa e getta. Questo è grandioso. Porterò la mia tazza preferita in ufficio. Goditi il caffè nella tua tazza. Aggiunge un tocco personale. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo supporto. Siete i benvenuti. Ti auguro una giornata produttiva. Anche tu. Lezione 21. Qual è la tua stanza preferita in casa? Qual è la tua stanza preferita della casa? La mia stanza preferita è il soggiorno. Cosa ti piace del soggiorno? Mi piace la sua atmosfera accogliente e i comodi posti a sedere. Trascorri molto tempo lì? Sì, trascorro molto tempo a rilassarmi e guardare la TV in salotto. C'è una caratteristica specifica che lo rende il tuo preferito? Le grandi finestre che lasciano entrare la luce naturale sono la mia caratteristica preferita. Avete delle decorazioni particolari nel soggiorno? Ho alcune opere d'arte e foto di famiglie esposte sulle pareti. È dove intrattieni gli ospiti? Sì, il soggiorno è il luogo in cui accolgo gli ospiti e organizzo riunioni. Qual è la tua seconda stanza preferita in casa? La mia seconda stanza preferita è la cucina. Cosa ti piace della cucina? Mi piace cucinare e provare nuove ricette in cucina. Hai qualche elettrodomestico da cucina preferito? Amo di più il mio frullatore e la mia caffettiera. C'è un piatto specifico che ami cucinare nella tua cucina? Mi piace preparare biscotti fatti in casa nella mia cucina. Il tuo soggiorno e la tua cucina sembrano meravigliosi. Grazie, John. Sono grato per quegli spazi in casa mia. È stato bello conoscere le tue stanze preferite. Allo stesso modo, è sempre interessante conoscere le preferenze degli altri. Buona giornata, Anna. Anche tu, John. Lezione 22. Come ci si rilassa dopo una lunga giornata? Come ci si rilassa dopo una lunga giornata? Mi piace leggere un libro o guardare un film. Hai un genere di libri o film preferito? Mi piace leggere romanzi gialli e guardare commedie. Qualche consiglio specifico su libri o film? Gone Girl è un ottimo libro thriller e The Hangover è un film divertente. Che ne dite di altri modi per rilassarsi? Fare una passeggiata o praticare yoga mi aiuta a rilassarmi. Hai degli hobby che ti aiutano a rilassarti? Mi piace dipingere e suonare il piano per hobby. C'è un dipinto o una canzone in particolare che ti piace? Mi piace dipingere paesaggi e suonare musica classica al pianoforte. Sembra tranquillo. Ci sono altri modi per rilassarti?
Anche ascoltare musica rilassante o fare un bagno caldo mi aiuta a rilassarmi. Sono ottimi suggerimenti. Li proverò anch'io. Spero che funzionino bene per te. Il relax è importante. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo consiglio. Siete i benvenuti. Vi auguro una buona serata di riposo. Anche tu, Anna. Lezione 23. Ti piace organizzare riunioni a casa tua? Ti piace organizzare riunioni a casa tua? Sì, adoro invitare amici a casa per le serate di gioco. A quali giochi giochi di solito? Ci piace giocare a giochi da tavolo e giochi di carte come Uno e Monopoly. Con che frequenza organizzi queste serate di gioco? Cerchiamo di farlo 1 o 2 volte al mese. Offrite snack o bevande ai vostri ospiti? Sì, di solito preparo snack e bevande per tutti. C'è un numero massimo di ospiti che puoi ospitare? Abbiamo spazio sufficiente per circa 6-8 persone. Hai un gioco preferito a cui giochi sempre? Codenames è uno dei nostri preferiti che suoniamo spesso. Ti piace il processo di pianificazione e preparazione? Sì, trovo divertente pianificare e preparare questi incontri. Come si crea un'atmosfera accogliente? Mi assicuro che lo spazio sia pulito e accogliente con un po' di musica di sottofondo. Hai altre attività oltre a giocare? A volte guardiamo anche film o facciamo sessioni di karaoke. Sembra molto divertente. Un giorno dovrei partecipare a una delle tue serate di gioco. Sarebbe fantastico. Sei sempre la benvenuta se vuoi unirti a noi. Grazie, Anna. Grazie per l'invito. Siete i benvenuti. Non vedo l'ora. Ti auguro una giornata fantastica. Lezione 24. Questa ricetta di torta potrebbe essere più semplice? Questa ricetta di torta potrebbe essere più semplice? Sì, semplificalo utilizzando meno ingredienti. Quali ingredienti possono essere eliminati? Puoi provare a omettere aromi o condimenti non necessari. Sarà ancora buono con meno ingredienti? Può avere un profilo aromatico più semplice, ma può comunque essere delizioso. Che mi dici della consistenza della torta? La consistenza potrebbe risentirne leggermente, ma dovrebbe comunque essere piacevole. Esistono ingredienti specifici essenziali? Gli ingredienti di base come farina, zucchero, uova e agenti lievitanti sono essenziali. Posso ridurre la quantità di zuccheri o grassi? Puoi provare a ridurre lo zucchero o utilizzare alternative più sane. Il tempo di cottura o la temperatura cambieranno? È meglio seguire le istruzioni della ricetta originale per il tempo e la temperatura di cottura. Qualche consiglio per semplificare le fasi di preparazione? Puoi cercare metodi o scorciatoie alternativi, se disponibili. Proverò e semplificherò la ricetta. Grazie, Anna. Benvenuto, John. Goditi i tuoi dolci. Vi auguro una splendida giornata. Lezione 25. Riuscite a credere a quanto velocemente vola il tempo? Riesci a credere a quanto velocemente vola il tempo? Sì, è incredibile quanto velocemente passi. Sembra che proprio ieri fosse l'inizio dell'anno.
Il tempo sembra accelerare man mano che invecchiamo. Vorrei che potessimo rallentarlo a volte. Il tempo non aspetta nessuno, sfortunatamente. È importante sfruttare al meglio ogni momento. Assolutamente, apprezzare il regalo è prezioso. Hai delle strategie per gestire il tempo in modo efficace? Dare priorità alle attività e fissare obiettivi può essere utile. È anche importante trovare un equilibrio tra lavoro e tempo libero. Sì, mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata è fondamentale. Il tempo ha sicuramente un modo per ricordarci di apprezzare la vita. In effetti, è un richiamo costante alla natura fugace della vita. Sfruttiamo al massimo il nostro tempo e creiamo ricordi significativi. È una mentalità meravigliosa da avere, John. Grazie, Anna. Ti auguro una giornata produttiva. Lezione 26. Potresti passare il messaggio a John? Potresti passare il messaggio a John? Certo, gli passerò il messaggio. Qual è il messaggio? Qualcuno ha chiamato e vuole parlare con te. Hanno lasciato un nome o qualche dettaglio? Non hanno lasciato un nome ma hanno detto che è importante. Puoi fargli sapere che li richiamerò? Naturalmente, li informerò che risponderai alla loro chiamata. Grazie, Anna. Apprezzo il tuo aiuto. Benvenuto, John. Felice di aiutarvi. Buona giornata. Lezione 27. Come rendere confortevole lo spazio di lavoro a casa? Come si fa a rendere confortevole lo spazio di lavoro a casa? Ho una sedia imbottita e una buona illuminazione per il mio spazio di lavoro. Che tipo di poltrona con cuscino avete? Ho una sedia ergonomica con imbottitura imbottita. Fornisce un buon supporto per la schiena? Sì, aiuta a mantenere una buona postura e riduce il disagio. Che mi dici dell'illuminazione nel tuo spazio di lavoro? Ho una lampada da scrivania che fornisce una luce brillante e regolabile. La luce naturale è importante per te? Sì, cerco di posizionare il mio spazio di lavoro vicino a una finestra per ottenere luce naturale. Qualche altro elemento che contribuisce al tuo comfort? Ho una piccola pianta e alcuni oggetti personali per creare un'atmosfera piacevole. Hai qualche consiglio per creare uno spazio di lavoro confortevole? Dai priorità all'ergonomia, assicurati una buona illuminazione e aggiungi un tocco personale. Prenderò in considerazione questi suggerimenti per il mio spazio di lavoro. Grazie, Anna. Benvenuto, John. Spero che ti aiutino a creare uno spazio confortevole. Ti auguro una giornata produttiva. Lezione 28. Qual è il tuo modo preferito per divertirti a casa? Qual è il tuo modo preferito per divertirti a casa? Mi piace giocare ai videogiochi durante il mio tempo libero. Che tipo di videogiochi ti piace? Mi piace una varietà di generi, tra cui giochi d'azione, avventura e puzzle. Hai un gioco preferito? The Legend of Zelda, Breath of the Wild è uno dei miei preferiti. Giochi su una console o su un computer? Preferisco giocare su una console come Nintendo Switch. Quanto spesso giochi ai videogiochi? Gioco un paio di volte a settimana, di solito la sera o nei fine settimana. Ci sono altri modi per divertirti a casa? Mi piace anche leggere libri e guardare film o programmi TV.
Hai qualche genere di libro o film preferito? Mi piacciono i libri fantasy e misteriosi e mi piace guardare film comici e di fantascienza. Sembra che tu abbia un buon mix di hobby. Sì, mi piace avere una varietà di attività per farmi divertire. Questo è grandioso. Proverò anche a giocare ai videogiochi per divertimento. Spero che vi piaccia. Può essere un modo divertente per rilassarsi e divertirsi. Grazie, Anna. Ti auguro una fantastica giornata. Lezione 29. Come ti prepari per gli esami? Come ti prepari per gli esami? Rivedo i miei appunti e creo fogli riassuntivi. Leggi tutti i tuoi appunti? Esamino i punti importanti e i concetti chiave. Come si creano fogli riassuntivi? Condenso le informazioni in note concise e organizzate. Usi altre tecniche di studio? Faccio anche delle flashcard per interrogarmi su fatti importanti. Studi da solo o con altri? Preferisco studiare da sola per ridurre al minimo le distrazioni. Come gestisci il tuo tempo di studio? Creo un programma di studio e lo suddivido in blocchi gestibili. Fai delle pause mentre studi? Sì, faccio delle brevi pause per riposare e ricaricare la mente. Qualche consiglio per rimanere concentrati durante le sessioni di studio? Trovo utile eliminare le distrazioni e trovare un ambiente tranquillo. Che ne dici di una revisione più vicina alla data dell'esame? Dedico tempo alla revisione dell'ultimo minuto e ai test pratici. Una buona notte di sonno ha un ruolo nella tua preparazione? Sì, dormire a sufficienza mi aiuta a conservare meglio le informazioni. Grazie, Anna. Cercherò di implementare alcune delle tue tecniche di studio. Benvenuto, John. Buona fortuna con gli esami. Ti auguro una buona giornata. Anche tu, John. Studia bene. Lezione 30. Sei coinvolto in qualche club scolastico? Fai parte di qualche club scolastico? Sì, faccio parte dell'Art Club. Che tipo di attività svolge l'Art Club? Organizziamo laboratori d'arte e mostre. Hai ruoli specifici nel club? Sono responsabile della promozione dei nostri eventi. Con che frequenza si riunisce l'Art Club? Ci incontriamo una volta alla settimana dopo la scuola. Ci sono altri club a cui sei interessato a far parte? Sto pensando di iscrivermi al club di fotografia. Cosa ti attrae del club di fotografia? Mi piace immortalare momenti ed esplorare prospettive diverse. Ci sono altri club che ti incuriosiscono? Mi interessano anche il club ambientalista e il club del dibattito. È fantastico che tu stia esplorando diverse opzioni. Sì, voglio ampliare i miei orizzonti e provare cose nuove. Buona fortuna con le tue attività attuali e future nel club. Grazie, John. Sono entusiasta di far parte di questi club. Vi auguro una splendida giornata. Anche tu, John. Abbi cura di te.